Thank you very much for letting me come. I'm Melissa Marr. I write a series of books about fairies in the modern world. And I wanted to start by saying Enrico's talk was fabulous. Sì. Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. Sono Melissa Marr, ho scritto questa serie, questa saga sulle fate nel mondo moderno e ho apprezzato molto l'introduzione di Enrico, quindi grazie. And now I'm going to argue with him. E adesso ho qualcosa da dire contro quello, rispetto a quello che hai detto. I taught literature at university before I became a fantasy author. So for me, fantasy is in part rooted in speculative fiction and literary tradition. Ho insegnato letteratura all'università e quindi penso che il fantasy sia una parte vera e propria, un genere vero e proprio all'interno della tradizione letteraria di fizione. So when I'm looking at fantasy, I'm starting with Dante and Milton and Byron and the texts where we're in this world and there's fantastic things going on at the same time. Quindi quando parlo del fantasy, quando scrivo di fantasy, mi riferisco ai testi di Byron, di Dante, di Milton e penso che quello sia il nostro punto di partenza. And earlier still, when I was growing up, my family is of Irish and Scottish heritage, so I grew up believing in fairies. So for me, fantasy is not just from the literary background, but from the background in folklore. E sono cresciuta in una famiglia di origini irlandesi e scozzesi, sono cresciuta credendo alle fate e quindi secondo me il fantasy non ha solo un background letterario ma anche un background legato ovviamente alle tradizioni e al folklore. But the part I really agree with, on the other hand, is that looking at your own culture as a source for your fantasy is an excellent way to start. Penso che guardare la nostra tradizione come fonte per la letteratura è fantastica, ovviamente sia un punto di partenza estremamente necessario ed importante. In America, we have the benefit of not just the American culture, but also the culture that our families came from. So I had the choice of dealing with the mix of cultures that is American or dealing with my heritage, and obviously I think my heritage is a little bit more interesting than American culture, so that's where my interest went. In America abbiamo la possibilità abbiamo una tradizione ovviamente americana, ma abbiamo anche quella che proviene dal nostro background familiare, ovvio è un paese con persone che vengono da tutto il mondo, quindi quando ho cominciato a scrivere ho pensato che la mia eredità culturale fosse più interessante, quindi è quella da cui ho preso le mosse. And I think that for anyone interested in writing fantasy, that's the place to start. When I come to Italy, the first thing I'm doing is I'm looking at a new world with strangers' eyes. E penso che per tutti coloro che hanno intenzione di scrivere, cioè che scrivono fantasy, la propria origine, le proprie tradizioni siano il punto da cui partire. Quando sono arrivata qui in Italia è quello che ho fatto, ho cominciato a vedere un mondo nuovo con gli occhi di una straniera. Quindi... And you have this amazing tradition. Here, old is genuinely old. In my country, old is just a little blink of centuries. E poi avete questa tradizione fantastica, il vostro vecchio è genuinamente così, cioè tutto ciò che è antico è genuinamente antico. E il nostro antico, la nostra parte così old, vecchia, non ha nulla a che vedere con la vostra, decisamente no. And I want to read Italian fantasy, so when you're saying that that's what is developing over here, I'm excited. I want to see that happen.
There's these fabulous buildings everywhere I go. Everything has history and stories and beauty, and the idea of taking your traditions and putting them in text excites me as a reader. Quando prima si parlava dell'evoluzione del fantasy in Italia, sono molto ansiosa di seguire questa storia, vorrei leggere molti dei libri che sono stati scritti e che verranno scritti. I vostri palazzi hanno tutta questa storia, queste storie da raccontare, questa bellezza, quindi vorrei leggere il più possibile. So as a fantasy author, whether it's here or in any country, I think we're all asking that same question. You look at that old story, you look at the history of that building, and you say, what if? E penso che qui, come in tutti gli altri paesi, la domanda che si fanno gli autori di fantasy quando guardano ad un palazzo antico è quella di chiedersi cosa succederebbe se, porsi questa domanda. In Wicked Lovely, the question is, what if humans could see fairies? What if the ink for the tattoo is poisoned? What if a human girl could change the world? E in Wicked Lovely la domanda è che cosa succederebbe se gli esseri umani potessero vedere le fate, se l'inchiostro che usiamo per i tatuaggi fosse velenoso. Cosa succederebbe se una giovane ragazza potesse cambiare il mondo? And I think at the end, that's what the fantasy I'm writing is about. It's folklore, just like it's been for centuries. The difference is the humans are in our world as opposed to in the old stories when they were existing in the time that those stories were told. So the fantasy is no different than the folklore that it's always been. E quindi penso che il fantasy sia lo stesso, sia puro folklore, solo che nel passato si scriveva di avventure che succedevano nel mondo che si raccontava, mentre adesso raccontiamo mondi diversi, ma insomma è folklore, come nel passato. And so for me, I think all of these types of fantasies you talked about are fabulous, but the one that makes sense to me is looking around at you, the people that I'm around, and saying, what if we took this thing, what if this wonderful creature from folklore, and put it in the same room with you? Quindi ho ascoltato con attenzione la digressione di Enrico e penso che siano fantastici tutti i generi, sottogeneri di cui abbiamo parlato, però il fantasy come lo vedo io è guardare tutte le persone che ci sono intorno a noi quest'oggi e farsi la domanda cosa succederebbe se portassimo alcuni dei personaggi fantastici in questa stanza adesso. And I usually do this almost entirely questions, so if I have a minute left, I'll see if anyone has questions. Is that okay? Normalmente gran parte di questo tipo di interventi vengono conclusi con delle domande, quindi se qualcuno ha delle domande per non dilungarmi troppo. Tra l'altro Melissa purtroppo ci deve lasciare fra una mezz'oretta, quindi diciamo micro eccezione se ci vuole essere qualche intervento su Melissa che non potrà essere come tutto il pomeriggio, quindi Sì, a me mi dispiace. eccezione. Comunque credo che sia fino alle 3:30, giusto? Sì. Ok, diciamo. Sì, yes. La prossima mezz'ora se So, qualche battuta. Grazie. Grazie. Thank you.